Bene, Monica, siamo qua con Luca. 5, 4, 3, 2, 1. Sembra essere in palestra, perché è come su una panca e sta alzando un bilanciere molto pesante. Quindi lo vedo paonazzo in viso. Mi dà come l'impressione mm, non so, anche di una sfida, di uno sforzo. Un paonazzo in viso, le vene delle tempie che sono gonfie. Ti dà l'autorizzazione? Si lascia d'improvviso il bilanciere e dice sì in una maniera grintosa. Ma è bloccato il bilanciere o gli casca in testa? No, 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 è bloccato. Ok. E si alza dalla panca. Sì, per dire sì. Nome del progetto di Luca. Viene controcorrente. Mi dà proprio una vita un po' improntata a non uniformarsi alla maggioranza, ma diciamo che questo gli è anche un po' costato, no? Sia in termini di sforzi che mm, a volte anche di solitudine. Monica, se ti dico chi dorme non piglia pesci, cosa ti viene nel caso di Luca? Luca si è in qualche misura giustamente sentito chiamato in causa e in effetti con una specie di lenza mi fa vedere una delle sue entità mentali, che proprio si chiama simmetria ed è come se lui riesce a prendere delle decisioni e a fare delle azioni di quelle significative e importanti solamente se tutto quanto è allineato nel verso giusto, altrimenti tende più o meno a condurre la sua vita quotidiana, mettendo poi degli ingredienti che possano un po' vivacizzarla, però fondamentalmente va avanti insomma, nel suo solito ritornello. Nome della PS. Ventaglio, penso un po' tipo ventaglio di opportunità. Nome della PE. Albatros, a vedere questo uccello che vola. Dalle grandi ali, dalle ampie ali. Vibrazione. 4 miliardi, Consapevolezza. 156, PS. 43, Vite. 1999, Cervello. 9, Suscettibilità ipnotica. 38, 3D. 76, Vivacità animica. 100. Entità eteriche. Allora io vedo un leone. Secondo me lo rende a volte come orgoglioso, a volte magari mm, anche puntato su i suoi punti di vista, magari a volte anche che non riesce tanto a chiedere aiuto. Poi c'è un dinosauro che è mostrato di spalle e fa vedere che con la sua coda cerca di spazzare via quelli che sono i suoi piani, i suoi progetti. Ehm, Quando può, diciamo così, glieli disfa. E poi c'è un orso bianco che vorrebbe proprio portarlo verso l'isolamento, verso la solitudine, ma anche un po' come dirti, verso il distacco, verso la freddezza. Un orso bianco. Sì, del secondo universo, sì. Poi. No, non ne avevo altri.
Entità mentale, simmetria, che abbiamo già spiegato, di che livello? Mi dà 4, a volte 5, quando proprio si impunta, perché a Poi, volte lui è proprio un po' rigido, no? In alcuni schemi, così. Gli viene come indifferenza, è come se lui, questa entità mentale gli fa vivere appunto la vita in maniera un po' così indifferente. Se a volte lui fosse proprio annoiato, stufo, qualunque cosa gli dà questa reazione qua di indifferenza. E allora effettivamente poi cerca di vivacizzare la vita in vari modi. Eh, per esempio, appunto, anche con l'utilizzo della cannabis, ma anche magari con, che ne so, con diverse iniziative con gli amici, eccetera, ma perché è come se di base la vita per lui fosse un qualcosa sì, che gli stimola proprio un senso di indifferenza, la vede in maniera come qualcosa di passivo, poco interessante, poco stimolante di per sé. livello? Direi 5. E poi c'è idealizzazione. È come se lui avesse bisogno, questa entità mentale fa sì che lui abbia bisogno di crearsi qualcosa di meraviglioso, ok? Di anche perfetto, perché questo probabilmente gli renderebbe la vita più apprezzabile, ok? Quindi c'è una fase nei rapporti o nelle situazioni in cui lui preferisce vedere, diciamo, solo l'aspetto positivo, ok? Ma in fin dei conti, anche del rapporto con suo padre, lui preferisce vederne solo l'aspetto positivo, ok? Perché è un suo modo per non essere in qualche modo sovrastato dalla delusione, per arrivare comunque a una positiva conclusione, tutto sommato per far prevalere l'ottimismo. Però questo fa sì che, allora, può essere in sé per sé anche giusto, però è come se lui però tenesse al buio alcune parti, delle persone o delle esperienze per far trionfare solo l'aspetto positivo, Livello di idealizzazione? o 3 o 4, dipende. Basta? O ce n'è una quarta? Ma il discorso qui della... allora, per esempio, questa che lui ha parlato apertamente, no, del fatto che fuma marijuana, così. Però nel suo caso io non la vedo come una dipendenza vera e propria. La Mm, vedo proprio più legata all'entità mentale indifferenza, che è mm, proprio come uno strumento che è parte dell'entità mentale indifferenza. È come mm, dire, io te la faccio vedere la vita piatta, eccetera, ma se tu assumi questa sostanza qui, ecco che allora può risultare un po' più intrigante. mm. Entità mentale collettiva? Sì, sono molti che sono annoiati dalla vita, dal tran tran quotidiano, perché la vedono senza senso, senza via di uscita, poco interessante. Impianti. Allora, non so se lui è uno che immagazzina tante informazioni, perché è come se vedessi che sulla testa ha una specie di rivista, di giornale rovesciato, che è come se si creasse un tetto quasi sulla sua testa, no? Mi sembra quasi che tutte queste informazioni che lui assimila servono proprio in un certo senso per dargli sicurezza, il suo studio, eccetera. Ehm, Però qual è il problema? Che lui in questo modo dà molta energia alla sua mente, però mh, piuttosto di meno al cuore. Invece molte risposte, molte verità le troverebbe se fosse più, avesse un maggiore investimento sul proprio cuore anziché sulla mente. Poi mi fa vedere in eterico, la vedo così, come se il ventre fosse ingrossato. Mi fa vedere come se lui ha inghiottito dei pesi, senza tra l'altro, senza neanche far troppe storie, no? Lui li ha ingoiati questi pesi, però questi pesi non sono stati smaltiti, sono rimasti lì.
E poi appunto mi fa vedere questo piede destro un po' fasciato, con l'unghia del piede come se fosse nera, l'alluce, il nerito, no? Mhm. E lo collega proprio tipo alle mazzate che suo padre gli ha dato durante l'educazione, durante la crescita, mh, affinché lui, diciamo, rigasse dritto. Anche se poi lui ha, come sempre, no? Che è nel suo, ha visto assolutamente il positivo anche di questa parte qui. Mm. Basta. Sì, sì. Ok, marijuana. Ne fa un uso moderato quando ricreativo con gli amici. Si chiede se i suoi 4 miliardi, diciamo, con cui ha aperto la sessione, con cui più o meno vive, ne risentono, insomma, cosa succede? Ma intanto mi fa vedere che è anche un modo per sentirsi evergreen, mi dice, come se gli desse a lui e forse al gruppo intero Giovane, questa, sì, sì, sì. quindi ascoltano i Pink Floyd magari, no? Suonano, sai, no? Discutono come se fossero dei giovani idealisti, no? Mhm. Fa parte, no? Anche di lui l'idealizzazione, quindi anche proprio parlare di ideologie. Ehm, ehm, e vedo che per i componenti del gruppo l'utilizzo però non ha la stessa valenza, perché in effetti la marijuana può essere declinata, no? Nel suo utilizzo con vari scopi. Mm. Eh, a lui serve, Terapeutica, sì, rilassante, propedeutica. sì, alla creazione, lui, in fin dei conti, lui anche per questo lo utilizza, quella Mm. punta di piccola creatività in più che lo fa uscire appunto dalla monotonia e gli dà qualche idea un po', magari una suggestione un po' più brillante, no? Cos'è la marijuana, Monica? Una droga? Ma guarda, C'è chi dice che non crea dipendenza, c'è chi dice che crea dipendenza. allora, a me fa vedere proprio due facce di questa, della medaglia, no? Mhm. Perché un lato è proprio come se si concentrassero i pregi, diciamo, no? Quindi come antidolorifico, come anche un blando sonnifero, un blando calmante, diciamo, così, no? Ehm, e questa parte qui, diciamo che mi viene come sostegno, non come dipendenza, ma come sostegno. Poi l'altra, lato della medaglia, è come se invece mi dimostrasse l'aspetto più di, non so come dirsi, che si insinua in maniera più subdola. Sicuramente dipende dal quantitativo utilizzato e dall'indole della persona, ok? Per cui si tende a diventare proprio passivi. Anche delle interferenze. Certo, Se uno certo, ne è pieno, diventerà una dipendenza, esatto, sì, sì. diventerà un mezzo delle interferenze. Oh sì, Negli anni 70 si dice è stata demonizzata e associata ai freak, no? Ai figli dei fiori, soprattutto per ostacolare la diffusione della pianta canapa, con le cui componenti, che non sono il fiore, foglie e fusto, nerpa di rapido accrescimento, si potevano realizzare materiali sostitutivi della plastica. Ma all'epoca le sette sorelle non hanno voluto, hanno spinto la plastica e hanno riempito il mondo di plastica e microplastica invece che di una sostanza con cui si possono anche costruire le abitazioni, oltre che gli oggetti. sì, Beh, sì, siamo hanno sempre in tempo. proprio voluto dare una connotazione negativa, ovviamente, no? Alla canapa, Perché con questi oggi sballoni, si eccetera. parla di insetti del cazzo, che poi è tutto finito in una bolla, di mangiare gli insetti e per esempio non di dieta vegana, e non si parla della canapa? Perché la canapa non viene proposta come soluzione green, ma il riciclo della plastica? Ma questo è evidente, no? Per anche,
altri elementi, no? Che assolutamente comporterebbero un massimo rispetto, no? Del pianeta, delle persone, massimo beneficio, perché dalla canapa si possono fare veramente tanti utilizzi, no? Meravigliosi. E però poi andrebbero in crisi tutte le altre industrie che invece fanno soldi, no? Sulla plastica. Quali sono le entità Quindi dietro questa situazione? E la situazione della marijuana. mi fa vedere questi gabbiani che sono tipo questo cumulo di rifiuti di questa plastica che alla fine si fa molta fatica a riciclare. Poi mi fa vedere delle nobili famiglie vestite di nero, con dei cilindri in testa, gli uomini. Ehm, poi vedo Satana. Mhm. E dietro la marijuana come forma di droga e dipendenza? Che dà C'è dipendenza? Chi c'è? come questa, cioè, sembra una donna lasciva, ehm, lasciva molle però, non lasciva erotica provocante. Come se volesse proprio attirare ehm, in una sorta di acere molle. Questa appunto è sì, non so, sembra una dea quasi, no? Del secondo universo, si presenta così. Ehm, e poi vedo Lucifero. Dietro l'idea di utilizzo della marijuana non come Luca, che a scopo ricreativo, insomma, solo quando vede gli amici, lui dice, no? Magari anche prima di dipingere o insomma, di creare, ma non in maniera sistematica. Ci sono giorni, no, Luca, in cui non ti fai una canna, sì, non è che te la fai tutti i giorni. Ecco, rispetto a Luca, chi si fa comunque un pezzo di canna, una canna tutti i giorni e la dipinge come un fatto cool e necessario. Io sono stressato, col lavoro che faccio, ma un piacere lo dovrò pure avere. Dietro questo, chi c'è come entità? Uno solo. Chi è? Penso che mi viene Moloch, Moloch. che li tratta come bambini, a cui dare il Infatti, contentino a fine giornata. infatti. Che è il peggio tra Satana e Lucifero. Il Moloch è il peggiore. Va bene, io sono felice così. Va bene. Crystal Buster. Luca ne ha costruito uno in giardino, ha seguito le indicazioni di Ghina, ha creato anche, con le canne di bambù l'ha costruito, ha creato anche una piramide con canne di bambù. Non sa dire se funziona oppure no. Adesso non so se c'entri qualcosa, ma lui abita vicino a una base militare? Che lui sappia no. Perché a Beh, me è come però se dall'accento, insomma, quella è una zona. La tua regione è con la F, no? O con la V? Con la V? Vabbè, ormai, tanto Veneto, insomma, Luca del Ehm, Veneto. Date a no. trovarlo a casa, Luca del Veneto, che si fa le canne. La raccolta porta a porta, tipo Erode. Veramente. Tu, Luca, ti fai le canne, bam, colpo alla fronte. Allora, perché quello che mi dà è che vedo degli aerei militari tipo che sorvolano la sua zona. Mm? Perciò che chiedevo se era non tanto distante da Chi non una li ha? base Io ne militare. avevo due jet l'altra sera sulla testa, Mm, di notte. mm, Due caccia. mm. E mi ha fatto proprio vedere questa cosa qui, che tagliano il cielo che è sopra la sua proprietà. Dunque, ma vediamo un attimo. Allora, mi dice che forse stimolano
la produzione delle piante, questi crystal. Che fa Cioè, nel lui? senso che sì, mi viene più, cioè, più che farmi vedere il cielo mi ha fatto vedere questa cosa, no? Degli aerei militari. E invece mi fa vedere un effetto sulla Terra, come se rendesse, che ne so, anche più veloce la crescita delle piante. Adesso mi fa vedere anche dei fiori che vengono anche più colorati, più brillanti, una cosa del genere, no? Allora, non riesco a vedere il fiole, scusami, l'effetto sul cielo invece. Mm, Quindi l'eliminazione delle scie chimiche, no. mm, L'accelerazione, diciamo, dell'energia vitale delle piante, del chi delle piante, sì. Degli esseri così. umani e degli animali anche, degli esseri viventi, insomma. E anche gli insetti si trovano bene lì nel suo terreno, sì, sì. Mhm. Terra più fertile. Mm. E c'è una modifica che lui può fare per aumentare e modificare il Crystal Buster con la finalità a cielo? Forse questo è il collegamento, cioè che è come se di per sé potrebbe, ma il passaggio degli aerei militari rende vano questo. E, e correggere anche questa cosa dell'intervento militare. eh, Allora, mi viene sì, ma come se non bastasse la sua azione, cioè ci vorrebbe un'azione anche più condivisa dei vicini, se no è troppo ristretta, diciamo così, la potenza d'azione che lui può dare. E farne di più nel suo di giardino? No, perché mi viene che la superficie, dovrebbe essere maggiore, Vabbè. capito? Quale superficie più o meno? Un campo da calcio? Ah, mi fa vedere un appezzamento vicino, un campo, cioè casa con il suo proprio terreno, almeno. Mm. E quanti? Almeno due, tre, quattro, oltre al suo. Le tre case, diciamo così, tre case mi fa vedere. Allora lì potrebbero vedere un'attenuazione, non una scomparsa totale, ma un'attenuazione apprezzabile. Eh, domanda a bruciapelo. Monica, se tu perché non hai fatto un Crystal Buster nel tuo appezzamento di dove abiti? Mm, Cioè non per allora, farmi i fatti tuoi, ma no, molti sono fissati con le scie chimiche, la necessità di fare un Crystal Buster. perché questo è un mio punto di vista, cioè lo troverei, non so, forse un palliativo transitorio. Mm. Mentre concentrandoti sul tuo universo in cui non Esatto, esistono più, no? esatto. O comunque non sono più così importanti nonostante scarichino nel terreno, nei cibi che mangiamo, tutta una serie di sostanze, una buona dose di me ne fotto, hai già fatto tutto il lavoro. Mm. Va bene. Cinema, due figli, Sì, 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 certo. la moglie. La moglie, la vedo un po' dentro la rete, eh. Ah, ma tra l'altro non so perché mi viene anche con un mazzo di carte in mano. Mm. Possiamo Perché? dire, no? Questa cosa delle macchinette. Eh, VLT? Sai che VLT vuol dire video lottery? Io l'ho scoperto tipo un mese fa. Ho detto, ma cos'è sto VLT, VLT, VLT? Video lottery.
questo forte legame con il gioco, no? Queste carte rappresentavano proprio le carte da gioco. Lei ha anche molto bisogno suo di un brivido. Mm. Ma comunque c'è. Cosa sono le videolottery, Monica? Ma intanto vedo adesso un avventore ipotetico, vedo che aziona la manovella, no? E vedo che adesso questo qua ha quattro settori, questa giocata è fatta così, no? E vedo che si affaccia Satana con la lingua di fuori. È come se Satana avesse raccolto con la propria lingua, sulla propria lingua, questo avventore qui. VLT, V per È Walter. In V di generale, Verona, però, eh? sì, ma tutto insieme, VLT mi viene Walter. E chi è Walter? Walter, Walter, Walter. Chi è? Non so, Amico di Satana? Il nome di Satana? non so se è qualcuno che è dietro un ideatore, diciamo così, no? Ideatore fisico, terreno, no? È come se mi facesse vedere che è legata a Walt Disney, Mm. perché è come se creasse questi adulti, perché in fin dei conti bisogna essere adulti, maggiorenni, così, una specie di paese dei balocchi, come se loro ritornassero bambini incantati, in questo gioco che li fa sentire completamente rapiti. Va bene. Nipote nel cinema. Eh, sì, sì. Monica, causa esoterica del rapporto raffreddato con la moglie. Mi fa vedere, guarda, mi fa vedere questo, tipo come se lui avesse messo un panino eh, tanti anni fa, no? Il loro rapporto, facciamo conto come se fosse un panino, e lui l'ha messo sottovuoto. E poi, passando gli anni, anche se molto lentamente, essendo sottovuoto, però si è deteriorato. Mm. E quindi mi fa vedere che attualmente è intaccato da muffe e da parassiti e non lo vedo recuperabile, perché c'è stato appunto questo graduale deterioramento, anche se in qualche modo lui ha cercato di preservare, mettendolo sotto vuoto, ok? Quindi in realtà cercando anche di non dare troppa importanza ad alcuni segnali anche abbastanza evidenti, ritagliandosi dei suoi spazi personali, in modo che il processo fosse il più lento possibile e il meno possibile sotto la sua vista. Però adesso, in queste condizioni in cui è il panino, lui non può che cioè, accertarne il fatto che ormai non è più commestibile. La moglie a quanto vibra? 0,6. Mm. Nel cinema è venuta, no? Ma come? Appunto con questo, cioè, non si è presentata direttamente con la macchinetta, è venuta simbolicamente con delle carte da gioco, comunque per rappresentare la sua dipendenza dal gioco, il suo bisogno anche quasi di sorpresa, un po' come per le carte da gioco, che finché non le scopri, non sai quali sono, non sai quali sono quelle dell'avversario, così, come se ci fosse una partita aperta.
con le macchinette così un po', no? Lei Mm. sta giocando una partita, tra l'altro con l'ignoto più totale, che è il massimo del baro e della scorrettezza. Però è venuta e si Sì, sì, siede. sì, con questo mazzo di carte, Ok. di cui io vedo praticamente solo quelle col dorso rosso. Causa esoterica del 999 di oggi, 9 settembre 2025, se si somma 2025 diventa un altro 9, 999 è l'opposto di 666. Mm. Infatti l'avevamo visto in un'altra occasione, no? Di Mm, mm, come mm. ci sia stata questa specie di ribaltamento, ok? Ma allora, questo è importante perché? Perché noi l'abbiamo detto più volte. mm, Luca ha introdotto un argomento importante, in quanto più volte abbiamo visto che in eterico il nostro mondo è costituito da due L, due L scritte in maiuscolo, ok? Quindi c'è una L dritta, maiuscola, ok? Che girando, diciamo così, in senso orario, si è trovata ad essere ribaltata, ok? Quindi nel complesso il nostro mondo è così, come un 4, no? Una sedia vista di profilo. Allora che cosa succede? Che di fatto eh, il 9 è una tappa intermedia per arrivare alla L dritta. Cioè adesso noi siamo nella L rovesciata che è alle ore 6, giusto? Mhm. Puntata sulle ore 6, se fossero delle lancette, facciamo conto, no? Poi, se arrivasse questa L alle ore 9, manca poco che poi si raddrizzi, Mhm. ok? Quindi quando è alle ore 6 è proprio al massimo del suo ribaltamento, è proprio capovolta. E quindi effettivamente noi stiamo facendo un percorso di raddrizzamento o perlomeno di ritorno, diciamo così, alla L in posizione corretta. Quindi dove i valori non sono più ribaltati, dove non è tutto quanto sottosopra, però Mhm. siamo in un processo, in un percorso. C'è un video, sì, dimmi, dimmi. E Luca ha intuito questa cosa e in effetti ha capito l'importanza di questi 3-9. C'è un video di Madonna, mi sembra Girl Gone Wild, dove a un certo punto lei chiude la porta di una camera d'hotel che è 669 e l'ultimo 9 si gira un motel, si gira e diventa 6 perché lei è una bad girl in questo racconto, in questo video. Che significato esoterico ha 669? È inevitabile, no? Siccome c'è uno scorrere delle energie, ciascun 6 deve trasformarsi in un 9, però giustamente le forze oscure non vogliono questo tipo di trasformazione perché significa che il loro mondo sottosopra, come l'hanno escogitato, poi va ovviamente a trasformarsi, no? Mhm, Ehm, ogni 6 di questa stanza si sarebbe trasformato in un 9, no? Poi mhm. rinterviene l'aggressività delle forze oscure che riporta il 9 ad essere un 6. E 696? Che significato ha? Dunque, 696, ehm, beh, lo vedo già potente perché mi fa vedere che il 9 è al centro. Mhm, Quindi è come se fosse più difficile andare a intervenire su quello centrale ed è più facile invece intervenire su quelli laterali. mhm. Un seme del cambiamento. Sì. Mhm. Mhm. E sono le tre cifre di una mia targa. Mm. Primo. Va bene. Va bene, chiamiamo i genitori e l'amico di Luca come disincarnati. Eh. La mamma di Luca viene con un regalo, come se fosse un pacco azzurro chiuso da un nastro rosso.
Beh, allora, sicuramente sta ad indicare l'eredità che lui ha ricevuto, eh? Lei dice, questo regalo è lì da sempre. Ehm, Sento da parte di Luca quasi, non so spiegarti, da una parte gioia, gratitudine, però dall'altra come anche un sottile senso di colpa, non sa esattamente se si merita tutto questo regalo. E, e la madre dice, se ti dico che è tuo, come a spegnere qualunque tipo di dubbio, mm, di senso di inadeguatezza che può essere sorto in Luca. Questo per la mamma è importante. E il padre? Il padre viene con un martello e dice che è lui che gli ha dato la martellata lì sull'unghia. E lui dice, allora, aspetta, perché non so, forse anche a volte l'ha un po' punito nel caso in cui Luca non recepiva bene gli insegnamenti del padre, allora lui, insomma, no, era piuttosto rigoroso e lo bacchettava proprio. Ehm, Lui dice, però, questi tempi non sono più quei tempi. Adesso la tua unghia si può rimarginare completamente e tu puoi considerarti libero. Cioè, mi viene proprio molto simile a Luca perché lo vedo con la barba. Non so se mi fa vedere questa somiglianza Sì, fisica sì, sì, perché sì. No, no, c'è. cioè, Sono entrambi i eh, genitori nell'aureo, nel portale aureo. sì, vedo che si sono anche molto aiutati proprio cioè, prima no, di entrare nel portale aureo, no? In questa fase di evoluzione, vedo che si sono molto aiutati reciprocamente. E lei, non so perché, c'ha un lilium, sì, un giglio, quelli un po' maculati viola, bianco maculato viola. No, ma loro non hanno origini o intrecci familiari con famiglie eh, nobili, cose così? No, No, perché non riesco a capire sta cosa. Come se mi volesse dare un rimando di... Perché tu marchese, l'hai capito, io non Luca? so. Il rimando? No, no. Non ho capito. L'amico, Mm. l'amico con cui c'era una perfetta intesa. Magari era la fiamma. Allora, in effetti è venuto con una fede nuziale, Ah, come se si considerasse sposato quasi, no? Ma come matrimonio, un matrimonio cosmico, non so spiegarti, dai, un matrimonio emotivo, così, no? Matrimonio anche di intenti, forse avevano proprio anche così un motore, diciamo così, che li animava molto simili, no? Ehm, Motore, ma perché guidava la moto? Non so perché, adesso se mi sto tradendo sì, io con sì, delle sì, sì. associazioni. Ah, Moto? ok, Sì. ok, Cosa vuole dire a aveva detto Luca? motore. Del colore bianco e azzurro, poi dice, e ce ne fossero di unioni come la nostra, ma l'amicizia supera il letto e va oltre il letto ed è un'aria sublime di verdi. Ah, non so, mi fa vedere come
non so se han fatto tanti viaggi insieme, spostamenti insieme, perché mi fa vedere come se Luca guardasse il sedile del passeggero e lo percepisse molto vuoto, che non c'è più lui. Questa grande amicizia come si potrebbe definire? Ma lui mi dice che è un matrimonio cosmico il loro. Mm. Sodalizio cosmico. Sono un Mm. matrimonio, sodalizio, insomma, Mm. hanno fatto un percorso di vita insieme. Lo Anche hanno fatto, quasi gemelli, mi dice. l'hanno fatto in altre vite? Allora, forse mi ha voluto dire gemelli proprio perché in un'altra vita lo erano. Lo erano, sì, sì, mi fa vedere tipo, dovrebbe essere in Sicilia, mi fa vedere questi, sono sempre due maschietti. Allora, li vedo solo da piccoli, non vedo sinceramente come va il resto della vita. Eh, Solitamente i gemelli non litigano. dipende. Mm. Va bene. Questi due no, quando loro Messaggio erano gemelli finale no. dell'amico a Luca e salutiamo anche lui. Allora, vivi a più non posso. Vivi con il vento sul viso, vivi con gli occhi aperti, aperti sulla meraviglia. Ti voglio bene da sempre e per sempre. Messaggio dei genitori insieme, finale. Ti abbiamo cresciuto dall'asfalto, comunque da una terra scura, una cosa del genere. Sei sbocciato, ah, forse qua il giglio, come un giglio. Eh, sei orgoglio in consapevolezza, in quanto a consapevolezza. Ehm, oh, da qua su ti diamo suggerimenti sulla tua arte. Ogni tanto forse loro suggeriscono a lui dei soggetti da ritrarre, ma anche delle tecniche da utilizzare. Li salutiamo tutti e tre, vediamo se vanno tutti e tre nel portale Aure Sì, sì. e lo chiudiamo. Ok. Monica, eh, Luca si chiede se fare o non fare il vaccino al proprio gatto. Ah, mamma mia, allora vediamo, eh. Allora, io non è che mi voglio assumere questa responsabilità, mi viene sì. Allora, nel senso che forse è una protezione iniziale che però poi non occorre somministrarla così frequentemente come viene consigliato, no? Generalmente dai veterinari. Però per questa somministrazione a me personalmente risulta sì, però ribadisco, cioè la scelta non deve essere mia, no? Insomma, il vaccino al gatto lo cambia come parte eterica speciale degli animali. Direi che gatto, cane, No, a me è venuto va tu. no. No, ok. Beh, io No, però avevo... nel senso che non dovrebbe essere fatto così con così tanta frequenza. mm, Cioè, credo che i richiami siano praticamente annuali, no?
Come se invece la frequenza dovesse essere decisa da animale a animale e potrebbe essere anche ogni 2 o 3 anni, ma per altri magari di meno, È capito? tossico il vaccino del gatto? Io avevo letto che il mercurio, che è un vettore bla bla bla, facilmente sostituibile con altre sostanze, viene inserito apposta in quello umano, ma in quello dei gatti non c'è, quando il funzionamento è identico. In quello dei gatti viene utilizzato un'alternativa sana, in quello umano viene utilizzato il mercurio. Poi sono Infatti io ti dico, a me informazioni. viene no, mi viene no, che non è tossico, no, però ti ripeto, non con la concentrazione con cui si adopera Mm, adesso, mm. o rigorosamente ogni anno. Va bene. Monica, e dov'è la fiamma di Luca? Fiamma di Luca è un po' come lui, che è una che studia, che si informa, che vuole conoscere, vuole sapere. Non è la moglie. Mm, Allora, però adesso penso di parlare di un'altra, eh. Come se in realtà lui nel periodo più giovanile avesse conosciuto anche un'altra che poteva mm, essere in buona sintonia con lui, eh. Però non è la fiamma di cui parlo, è come se me l'avesse un po' proposta, no? Però poi insomma, no, le cose della vita l'hanno portato a scegliere poi la moglie. Però no, non è questa la fiamma, questa di cui sto parlando. E- Però in effetti è vero, cioè mi viene proprio come se in questa parte della sua vita lui preferisse sperimentare da solo, non in coppia. Anzi, quasi che lui avvertisse che potrebbe essere un po' un peso, cioè un freno. È come se avesse molta sete di libertà e anche di vedere le cose con i propri occhi, di pensare con la propria testa, senza continuamente doversi raffrontare con l'altra metà. Per ora io lo vedo così. Bene. Causa esoterica dell'eredità materna che l'ha favorito e ha sfavorito altri due membri della sua famiglia. Mm. E lì prima l'abbiamo visto, no? Con la mamma che gli dava il dono. Ed è proprio stata una decisione presa a monte, no? Che lui avrebbe ricevuto questo dono per avere una specie di tranquillità eh, tale per cui lui avrebbe potuto dedicarsi ad altro, non a quelli che potevano essere dei grattacapi di tipo economico. Eh, Cioè, adesso non voglio dire che i cugini non abbiano una consapevolezza, però a me risulta così, ok? Che lui era più portato, ok, per una crescita spirituale, loro meno. Quindi andava bene che loro si potessero occupare un po' di più di problematiche terrene e invece che Luca fosse alleviato da questo. Va bene, Luca va al cluster. Con una specie di spada. Vedo così il suo cluster fatto da tante corde pendenti che dal cielo sono poi terminano con un nodo che scivola giù verso terra. E vedo che lui vuole tagliare queste corde, che sono poi, in fin dei conti, no, i condizionamenti, i blocchi che gli impediscono la sua vera realizzazione ed espansione. Proprio bisogno di fare questo atto fisico del taglio della corda. Poi, quando ha fatto il taglio, butta via tutti i rimasugli di corda, li getta dentro un portale definitivo. E qui sceglie proprio di fare un dipinto utilizzando i piedi e la bocca. Quindi i pennelli vengono impugnati dalle dita dei piedi e stretto, un altro stretto fra i denti
Ehm, Vediamo un attimo cosa sta disegnando. Tipo non so, è un po' composto, perché mi fa vedere come se fosse una specie di parco di divertimenti in cui c'è anche uno scivolo. E questo è l'Ad Eternum, questo suo dipinto. E l'avatar? L'avatar sembrava tipo un agente di sicurezza, di controllo, una cosa del genere. Vedo che qua c'era tipo una specie di stemma e fa vedere una ragnatela, no? Come se lui badasse alla sicurezza della ragnatela, no? E Luca dice, ah, t'ho beccato, eh? E dice, adesso sono io che do le mazzate. E vedo che ha in mano una mazza da baseball e quindi frantuma tutta questa scena, quindi questo agente di sicurezza, il suo computer, l'ufficio intero, e poi i frammenti li butta via nel portale definitivo. Fatto questo, le entità eteriche e mentali, gli impianti ci sono ancora. No, non ci sono più, no. Nuova vibrazione. Eh, 199, Bene. 200 no? 299, Consapevolezza. mm, 173, PS. 54, Vite. mm, 1791, Cervello. 9,7, Suscettibilità ipnotica. circa 60, 3D. 39,41. Vivacità anemica 6%. Mm, Controcorrente. Progetto. mm. Allora, mi fa vedere modalità slow, come se non volessi più affaticarsi, diciamo così, andare contro, ma scegliesse proprio una modalità più lenta, più tranquilla, di minori contrasti rispetto ad alcune situazioni. Ehm, Però mi fa vedere che è come se lui avesse non delle zavorre, ok? Ma delle lattine attaccate alla caviglia sinistra, no? Che rappresentano un po' questo legame matrimoniale che ha. Mm, ehm, e questo si vedrà, perché è come se lui stesse a volte a tratti pensando di scioglierlo. Perfetto. Vedo che sta per togliersi questa cavigliera di lattine, poi però se la rimette. Perché? Questa è la consuetudine nostra, riferendosi a sé e a sua moglie, che abbiamo creato negli anni. Eh, io inizio a sentirmi diverso, un altro, quindi come se fosse un po' in sospeso questa questione. Però per il resto è come se lui mi dicesse, ora mi vedo più bello e più forte, mi sento più bello e più forte. Che messaggio vuole lasciare alla moglie? Ci sono cose che prima o poi vanno decise, discusse, con serenità ma con fermezza. Cosa vuole dire ai figli? Vi sento parte di me.
Al nipote. Ah, tutta una vita per essere chi vuoi e chi sei davvero. Agli amici. Qualcosa tipo tra cazzeggio e serietà, siete il sale della vita. Ai suoi dipinti. Dipinti, giusto? Mm. Ma mi fa vedere anche, è possibile che lui faccia anche tipo qualche scultura o cose simili. Sì. Eh, dice, ehm, vi sento come i miei veri figli, che esprimete ognuno una o più parti di me. E se vi do in dono, non perdo una parte di me, perché la generosità fa parte del mio cuore. Ok. A se stesso. Vedo che si guarda allo specchio e intanto sotto di sé ha un foglio per farsi un autoritratto. Credo, non so se carboncino o matita, e dice, verrà fuori qualcosa di molto affascinante, di intrigante, come sono io adesso. Come lo vedi? Mm, con nuovi occhi per guardare la vita. Come vestito? Allora, io lo vedo con un paio di jeans, una maglia, diciamo così, nera, scura, non so, forse blu scura, e comodo. Eh, lui vuole stare bene, vuole stare a proprio agio. Vibrazione finale, sempre 299. Mm, 309. Niente, il 9 deve esserci, eh. Sì, poi il 3 Ah, moltiplicato per ah, 3. ah. Abbiamo finito.